Parte 1. Benvenuti nell'ansia del mondo moderno. Immagina di essere in mezzo a una folla caotica, circondato da persone che camminano freneticamente, parlano al telefono, fissano schermi luminosi, il rumore del traffico, il clacson delle auto, il brusio delle voci, creano un'atmosfera frenetica e opprimente. Un senso di inquietudine ti attanaglia, la tua mente è bombardata da pensieri ansiosi. Ti senti sopraffatto, incapace di concentrarti, di respirare a fondo. Questa è la realtà di milioni di persone nel mondo di oggi. L'ansia, come un'ombra oscura, si insinua in ogni aspetto della nostra vita, dal lavoro alle relazioni, dal sonno alla salute. Secondo l'OMS, quasi 1 miliardo di persone soffre di disturbi d'ansia, rendendola la patologia mentale più diffusa a livello globale. Ma da dove nasce questa ansia? Cosa la alimenta? Le risposte sono tante e complesse. Il ritmo frenetico della vita moderna, l'incertezza del futuro, la pressione sociale, la paura del fallimento, l'esposizione continua a informazioni negative, tutto contribuisce a creare un clima di stress e ansia cronica. Siamo come pesci fuor d'acqua. Viviamo in un mondo che corre troppo veloce, dove tutto è immediato e frenetico, dove la perfezione è l'obiettivo irraggiungibile che ci perseguita. Ma noi non siamo macchine, siamo esseri umani con bisogni e limiti ben precisi. L'ansia è il segnale che qualcosa non va, che stiamo vivendo fuori sincrono con il nostro ritmo naturale. È un campanello d'allarme che ci invita a fermarci, a riflettere, a cercare un nuovo equilibrio. Ma c'è speranza. Non siamo condannati a vivere una vita oppressi dall'ansia. Esistono strategie e filosofie che possono aiutarci a gestire questo problema e a ritrovare la serenità interiore. Una di queste è lo stoicismo, una filosofia antica che offre strumenti pratici per affrontare le sfide della vita moderna con razionalità e coraggio. Esploreremo ora il mondo dello stoicismo e scopriremo come può aiutarci a combattere l'ansia e a vivere una vita più serena e appagante. Parte 2. Alla scoperta dello stoicismo. Un rifugio dall'ansia. Immagina di trovarti in un'oasi di pace, in mezzo al caos del mondo moderno. Un luogo dove regna la calma, la razionalità e la consapevolezza. Questo è lo stoicismo, una filosofia antica, nata in Grecia nel III secolo a.C., che offre una visione della vita alternativa a quella frenetica e stressante che ci circonda. Al centro della filosofia stoica c'è l'idea che la felicità e la tranquillità interiore derivano da 2 concetti fondamentali. 1. Accettare ciò che è sotto il nostro controllo. Invece di angosciarci per cose che non possiamo cambiare, come il passato o il futuro, dovremmo concentrare le nostre energie su ciò che è in nostro potere. Questo significa prendere il controllo dei nostri pensieri, delle nostre azioni e delle nostre reazioni agli eventi esterni. 2. Distaccarsi da ciò che non è sotto il nostro controllo. Il mondo è un luogo imperfetto e alcune cose accadranno al di fuori del nostro controllo. Accettare questa realtà ci permette di non sprecare energie in inutili lotte e di concentrarci su ciò che possiamo influenzare. Come si applicano questi principi nella vita quotidiana? Immaginiamo di essere preoccupati per un imminente colloquio di lavoro. Invece di rimuginare sul possibile esito negativo, possiamo concentrarci su ciò che è sotto il nostro controllo, la nostra preparazione. Possiamo studiare attentamente, fare pratica per le risposte alle domande più frequenti e presentarci al colloquio con un atteggiamento positivo e sicuro di noi stessi. Oppure pensiamo di essere bloccati nel traffico. Invece di innervosirci e imprecare contro gli altri automobilisti, possiamo utilizzare il tempo per ascoltare un podcast rilassante o per meditare. Lo stoicismo non ci insegna a negare le nostre emozioni o a reprimere i nostri sentimenti. Al contrario, ci invita a riconoscerli, ad analizzarli e a gestirli in modo razionale. Come possiamo mettere in pratica questa consapevolezza emotiva? Quando ci sentiamo ansiosi o arrabbiati, possiamo fermarci un attimo e chiederci: cos'è che sta causando questa emozione? È qualcosa che posso controllare? Se sì, cosa posso fare per affrontarlo? Se no, come posso accettare la situazione e andare avanti? Oltre all'accettazione e al distacco,
lo stoicismo pone grande enfasi sullo sviluppo di virtù come il coraggio, la giustizia, la temperanza e la saggezza. Queste virtù ci permettono di affrontare le difficoltà con razionalità, di trattare gli altri con rispetto, di evitare gli eccessi e di perseguire la conoscenza con umiltà. Come possiamo coltivare le virtù stoiche? 1. Praticare il coraggio affrontando le nostre paure. Agire con giustizia trattando tutti con equità e rispetto. Coltivare la temperanza evitando gli eccessi e ricercando l'equilibrio. Sviluppare la saggezza cercando la conoscenza e la verità. Lo stoicismo non è una religione o una dottrina rigida, ma piuttosto una filosofia pratica che può essere adattata alle diverse esigenze e culture. Nel corso dei secoli ha ispirato figure storiche come Marco Aurelio, Seneca ed Epitteto e continua ad affascinare e ad attrarre persone di tutto il mondo, alla ricerca di una vita più serena e significativa. Parte 3. I pilastri dello stoicismo contro l'ansia, armi per la vita quotidiana. Immagina di essere un guerriero stoico, armato di principi filosofici invece che di spada e scudo. Ti trovi di fronte alla bestia feroce dell'ansia, pronto a combatterla con razionalità e coraggio. Le tue armi? I 3 pilastri fondamentali dello stoicismo. 1. Concentrarsi su ciò che possiamo controllare. La prima mossa del guerriero stoico è identificare il nemico. Cosa possiamo controllare in questa situazione? I nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre reazioni. Il resto, come il passato, il futuro o il comportamento degli altri, è fuori dal nostro potere. Sprecare energie per cercare di controllare l'incontrollabile è come combattere contro un mulino a vento, inutile e frustrante. Come si applica questo nella vita pratica? Invece di rimuginare su un errore del passato, possiamo concentrarci su come imparare da esso e fare meglio in futuro. Anziché preoccuparci per un evento incerto, possiamo pianificare come affrontarlo al meglio se dovesse verificarsi. 2. Accettare il mondo esterno. Il guerriero stoico sa che il mondo è un luogo imperfetto, pieno di cose che non può controllare. Accetta questa realtà con stoicismo, evitando inutili lotte e concentrando le sue energie su ciò che può influenzare. Come possiamo mettere in pratica questa accettazione? Riconoscere che la pioggia non ci chiederà mai il permesso di cadere. Accettare che non avremo sempre il controllo sul comportamento degli altri. Capire che la morte è una parte naturale della vita. 3. Vivere secondo virtù. Le virtù sono le armi più potenti del guerriero stoico. Coraggio, giustizia, temperanza e saggezza gli permettono di affrontare le sfide con razionalità, di vivere secondo i propri valori e di perseguire una vita autentica e significativa. Come possiamo coltivare le virtù stoiche? 1. Praticare il coraggio affrontando le nostre paure. Agire con giustizia trattando tutti con equità e rispetto. Coltivare la temperanza evitando gli eccessi e ricercando l'equilibrio. Sviluppare la saggezza cercando la conoscenza e la verità. Lo stoicismo non offre soluzioni magiche o scorciatoie per eliminare l'ansia per sempre. Tuttavia, ci fornisce gli strumenti e la filosofia per affrontarla in modo efficace, trasformandola da un ostacolo in un'opportunità di crescita. Il guerriero stoico non è invincibile, ma sa di non essere solo. Una schiera di filosofi, imperatori e persone comuni nel corso dei secoli ha combattuto contro l'ansia con le stesse armi, trovando pace e saggezza nella filosofia stoica. Sei pronto a unirti a loro? Il tuo viaggio verso una vita libera dall'ansia inizia oggi. Capitolo 4. Un potente antidoto all'ansia. Storie che ispirano. Immagina di essere un naufrago su un'isola deserta, circondato da un mare in tempesta. La paura e l'ansia ti attanagliano, ti senti solo e disperato. Ma ecco che, sulla spiaggia, trovi un libro antico. Lo aprì e inizi a leggere le parole di un filosofo stoico, Epitteto. Le sue parole ti danno forza e coraggio, ti insegnano ad accettare la tua situazione e a concentrarti su ciò che puoi controllare. Epitteto, venduto come schiavo da bambino, seppe trasformare la sua dura esperienza in un'occasione di crescita personale. Imparò a distaccarsi dalle cose che non poteva controllare e a concentrarsi
su ciò che era in suo potere, i suoi pensieri, le sue azioni e le sue reazioni agli eventi esterni. La storia di Epitteto è solo uno dei tanti esempi di come lo stoicismo abbia aiutato le persone a superare l'ansia e a vivere una vita più felice e serena. Un altro esempio è quello di Marco Aurelio, imperatore romano e filosofo stoico. Nei suoi pensieri, Marco Aurelio rifletteva su come applicare i principi stoici nella sua vita quotidiana, affrontando le sfide del potere e le difficoltà della vita con razionalità e saggezza. Lo stoicismo non è solo una filosofia antica, ma una guida pratica per vivere una vita più felice e serena, libera dall'ansia che ci paralizza. Se sei pronto a riprendere il controllo della tua vita e a vivere con maggiore saggezza e coraggio, ti invito ad approfondire la filosofia stoica. Inizia il tuo viaggio oggi stesso e scopri come lo stoicismo può diventare il tuo antidoto definitivo all'ansia. Iscriviti al canale per ricevere nuovi video, approfondimenti e strumenti. Per applicare lo stoicismo nella tua vita quotidiana, lascia un mi piace a questo video se lo hai trovato utile e condividilo con i tuoi amici che potrebbero essere interessati.